presepe di Greccio, una fiaba che racconta la vera storia del presepe. Tiella si alzò in fretta nel freddo pungente di quella luminosa giornata di dicembre. Uno strano trambusto animava Greccio in quei giorni. Si diceva che stava arrivando il santo. Francesco d'Assisi, dopo essere stato a Roma per incontrare addirittura il Papa, sarebbe passato proprio da lì, attraversando l'immensa Valle Reatina. Tiella guardò dalla finestra e, che meraviglia! Le stradine si erano tutte imbiancate come per magia. Nella notte una spruzzata di neve come zucchero a velo era calata dal cielo, rallegrando gli occhi e il cuore degli abitanti. Tiella indossò il suo piccolo vestito di stoffa grezza, cercando di addolcire la stamigna con un po' di lana. Si trattava di una piccola mantella che la mamma le aveva filato nell'ultima tosatura della loro unica pecorella, Bianchina, a cui Tiella era molto affezionata. Si mise la mantella sulle spalle e, infilati i suoi zoccoletti, scese giù per il paese. Nonostante le viuzze fossero ghiacciate, correva velocemente, senza scivolare. Tiella era abile ad andare su e giù per il pendio. Greccio, infatti, si sa, è raccolta come in un abbraccio sui ripidi monti della valle e tutte le abitazioni stanno come in punta di piedi su profondi ciglioni, stabili e sicure come funamboli. Da giorni Tiella sentiva parlare del Natale, una storia che la affascinava tanto ogni anno, e la gente sembrava tutta in gioiosa attesa, facendo tanti preparativi. Si raccontava una storia tramandata da sempre, che dalla chiesetta del paese ruzzolava giù sulla bocca di tutti, passando dai nonni nei padri e dai padri nei figli e poi dai figli nei figli dei figli, di generazione in generazione. Le gote di Tiellina, così la chiamava la sua mamma, erano diventate nella corsa rosse come ciliegie posate sulla panna montata. Infatti la neve aveva reso l'aria frizzante, mentre i suoi grandi occhi bruni assorbivano come pan di Spagna la bellezza di quella mattinata. E mentre correva giù, immersa nei suoi pensieri che le avevano impresso un bel sorriso sul viso, andò a scontrarsi contro un uomo. Tiella non si era accorta di essere arrivata quasi all'ingresso di Greccio. Trafelata, alzò il capino e vide un sorriso che la accolse teneramente. Si trattava di un uomo dimesso, piccolo di statura e povero. Indossava un vestito come il suo, ma non aveva zoccoli. I suoi piedi erano nudi e assai affaticati. «Dove vai così in fretta, piccola bambina?» chiese quell'uomo. Mi chiamo Tiella e in vero non ho una meta precisa. So che in questi giorni deve passare da qui un certo frate Francesco e anche io, come gli altri in paese, vorrei conoscerlo». «Beh, vedi che coincidenza. Sono proprio io», disse il pellegrino. Tiellina contenta sorrise, mentre in fretta, senza timidezza, prese la sua mano e disse: «Allora ti farò io da guida e ti farò conoscere il nostro paesello. È piccolino, ma tanto bello». Frate Francesco sorrise, mentre si lasciava condurre dalla piccola bambina, che cominciò a parlare, senza più fermarsi. La gente del paese iniziava ad accorrere. Si era sparsa voce che il santo era a Greccio. Tiella a un certo punto domandò: «Mi parli del Natale?» Il santo si fermò e, chiudendo gli occhi, disse: «È amore, piccola bambina, solo amore». Così Francesco iniziò a raccontare la storia di Betlemme e del piccolo Gesù, con tanto trasporto del cuore che alla bambina sembrava di vedere ogni cosa: la greppia, Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello. Era incantata e tanto assorta
che il tempo le sembrò si fermasse, quando a un certo punto il suo volto cambiò e disse sommessamente: «Povero Gesù mio, che freddo avrei sentito!» Quelle parole scesero nel cuore di Francesco, penetrando nella sua anima come una lama. Sì, Tiella, e nessuno lo comprende. Intanto la gente accorreva e Francesco salutò la bambina, baciandola alla fronte. I giorni si susseguirono velocemente e si era giunti alla vigilia di Natale. Tiella aveva trascorso quel tempo nelle varie faccende domestiche e nei piccoli preparativi della sua casa poverella. E scese la notte. Tutti erano saliti verso la chiesetta del paese, ma trovarono un cambiamento. La messa non era lì quella notte. E dov'era? In una mangiatoia. Ma chi l'aveva pensato una cosa così insolita? Il santo di Assisi aveva organizzato tutto e Giovanni, uomo da tutti conosciuto a Greccio per la sua bontà, aveva messo a disposizione la sua stalla e ogni cosa. Il santo esclamò con voce sonora: Vorrei che ciascuno di noi questa notte potesse vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato il nostro Signore per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. La gente lentamente si radunava stupita davanti a quella mangiatoia. Anche Tiellina arrivò insieme a Bianchina, facendosi spazio tra la folla e, mettendosi in punta di piedi, riuscì a scorgere gli occhi di Francesco. Che stupore! Mai era stata raccontata una cosa simile. E così la veglia ebbe inizio. Un bue, un asinello e un piccolo altare sopra la paglia. Greccio sembrava una nuova Betlemme. Francesco indossò i paramenti da diacono, mentre la profonda valle risuonava di voci gioiose e le fiaccole illuminavano la notte, tanto da farla sembrare giorno. Francesco, cantando, lesse il Vangelo e iniziò a parlare del Natale con tanto amore che tutti si sentirono commuovere il cuore. Il Figlio di Dio, il Signore dell'universo, che si fa bambino e nasce in una mangiatoia. Le sue parole erano semplici e dirette, tutti potevano intenderle, anche i più piccoli, come Tiellina. E ogni volta che diceva Bambino di Betlemme, Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare tutta la bontà di quella parola, dolce come il miele. Persino Bianchina sembrava comprenderlo, perché la voce del santo alla parola bambino di Betlemme usciva sonora come il belato di una pecorella, imprimendo a quel suono un tenero affetto. La celebrazione proseguiva serena, quando Tiellina vide qualcosa che nessuno dei presenti vide, eccetto Giovanni, e chissà, forse anche Bianchina. Vide nella mangiatoia dormire un piccolo bambino che sembrava quasi privo di vita e Francesco che, avvicinandosi, lo destava da quel sonno profondo. Tiella si stropicciò più volte gli occhi, nella mangiatoia c'era solo la paglia, eppure lei vedeva quel bambino che lentamente riprendeva vita. Così corse verso il santo per dargli la sua piccola mantella di lana. Egli capì e l'adagiò sulla mangiatoia. La veglia si protrasse fino a notte inoltrata e ciascuno ritornò a casa pieno di una nuova gioia. L'amore di Francesco aveva risvegliato la presenza di Gesù nel cuore di ciascuna di quelle persone. Tiella si inginocchiò davanti alla mangiatoia e, prima di tornare a casa, raccolse un pio di fieno che mise nella piccola tasca del grembiule. Voleva farla vedere alla sua mamma, rimasta a casa per una brutta tosse, mentre le avrebbe raccontato la storia di quella notte meravigliosa. L'indomani mattina il sole splendeva illuminando il giorno di Natale.
Tielina si svegliò e ancora non capiva se tutto quello che aveva vissuto fosse sogno o realtà. La mamma, con ancora in mano la paglia, la chiamò gioiosamente. «Tielina, vieni qui! La tosse se n'è andata, come per miracolo!» Ma com'era possibile? Si abbracciarono forte e Tiella scese in paese correndo come una freccia. La mangiatoia era ancora lì, mentre Greccio era ingioioso subbuglio per la guarigione repentina di uomini e animali. Tiellina prese allora della paglia e passò di casa in casa, dando un po' di quella gioia a quanti sapeva essere nel bisogno. Da quel giorno quel luogo fu consacrato e ogni anno si cominciò a narrare la storia del presepe di Greccio, una storia che incantava e riscaldava il cuore di chi l'ascoltava. Dopo aver riempito ogni angolo del paese, quel racconto iniziò a ruggiolare giù per la valle e a poco a espandersi nei dintorni più vicini e poi in quelli più lontani, e su e giù e a destra e a sinistra, per l'Italia, l'Europa e il mondo intero, tanto che oggi, nel Natale del Signore, in ogni casa che aspetta la nascita del bimbo Gesù, si fa il presepe. 800 anni da Greccio, 800 anni di stupore e di incanto, provando a vedere con gli occhi del corpo e del cuore la grandezza dell'amore. La storia di un bimbo avvolto in poveri pannicelli e adagiato in una mangiatoia. Quell'amore, guarda bene, è proprio per te. Un amore che non teme nessuna povertà, neanche la tua, perché egli è capace di colmare di sé ogni cosa e ogni esistenza. All'aude di Cristo e della sua madre poverella.